Ciao da Fulvia e benvenuti in Blue Spin Art. Oggi, 22 giugno, primo giorno d'estate, decido di farvi vedere la mia ultima creazione. Molto graziosa, è una borsa che si è ben adatta agli outfit di città, ma anche e soprattutto per le nostre estati in spiaggia. Vedrete nelle prossime immagini come l'ho creata. Non ho seguito nessun tutorial in particolare, è una mia creazione, nasce come spesso avviene per i miei lavori passo per passo, secondo di come sento io la mia manualità. Sicuramente avrete già visto sul mio canale come ho realizzato il fondo, rivestito internamente e ben si adatta a più superfici, anche le più ostiche perché è proprio rinforzato. E poi tutto il corpo borsa, l'inserimento delle perline, la catenella e anche la fodera interna. Il tutto viene accompagnato da questa piccola pochette che ho realizzato proprio per dare la possibilità di salvare internamente occhiali, cellulare, portafoglio, le cose più care che magari nella borsa vanno un po' a spasso. Per questa pochette ho dedicato anche un video a parte. Benissimo, vi lascio così alle prossime immagini. Io mi sono divertita molto, sono felice del risultato ottenuto perché viene molto graziosa. Vedrete tantissimi video nel web, sono sicura, questa è una mia idea. Non vi resta che guardare le prossime immagini e a me di augurarvi buono spin. Alla prossima, ciao da Fulvia! La borsa nasce dal biscotto creato che io ho scelto di realizzare rettangolare. L'inizio del corpo borsa prende avvio dalla fine dei vostri aumenti laterali. Come ho messo nei riferimenti qua del disegnino, posizionatevi perpendicolare alla catenella iniziale. Vedete appunto le freccine qua viola che vi danno il riferimento. Prendiamo così il via della lavorazione ed eseguiamo il corpo borsa. Eccoci a buon punto del nostro lavoro. Dunque, individuiamo sul nostro biscotto la maglia di chiusura della parte laterale, quindi dopo gli aumenti angolari la nostra chiusura di ciclo è con questa maglia, la prima dell'orizzontale per intenderci, ed è proprio da qua che partiamo per creare la nostra altezza, il nostro corpo. I primissimi 2 giri sopra al biscotto sono stati eseguiti con mezzi punti, entrando, come vedete qua sotto, in ogni punto sottostante. Dopo i primi 2 giri a mezzi punti, sono scesa di dimensione inserendo 1, 2, 3, 4 righe di punti bassi. In questo modo ho creato quello che è il fondo della borsa. Successivamente ho contato quante maglie avevo a disposizione per tutto il perimetro della borsa e ho considerato che fossero divisibili per 3. Infatti ho scelto un pattern che potesse rispettarmi questo equilibrio e appunto l'inserimento, come vedete, di un punto, poi 1, 2 libero e un altro punto al terzo posto. Vedete qua, un punto, libero, libero, prendo, libero, libero, prendo. Tutto questo mi ha permesso di inserire questo pattern floreale
Se ritrovo lo schemino ve lo metto sempre nell'angolino così avete una traccia, in modo da poter girare tutto intorno al corpo della mia borsa senza fare aumenti e rispettando la verticalità. Dopo 3 giri, 1, 2, 3 giri floreali, ho ripreso le righe a punti bassi. Per riprendere le righe a punti bassi ho fatto un primissimo giro negli archetti inserendo sempre i 3 punti bassi che di fatto sono il conteggio che avevo anche sulla parte iniziale del mio pattern. Così facendo, ancora una volta, ho potuto inserire un tot di giri, sempre col mio pattern floreale, e adesso mi trovo ad aver creato una bella parte del mio corpo borsa. Non ho qua sotto mano 1 centimetro, però a occhio e croce dovrebbe essere circa 20-23 centimetri. Ora inserisco ancora per l'ultimo giro sempre 3 punti bassi per ogni archetto formato sottostante. In questo modo girerò ancora intorno con una serie di punti bassi per riprendere lo stesso andamento fatto fino a questo momento. Mi sto avviando alla chiusura della borsa, quindi probabilmente non farò 4 giri, ne farò qualcuno in meno. Adesso valuto esattamente 2 o 3, vediamo, e poi andiamo con le rifiniture e la chiusura definitiva. Ecco qui vedete le ultime righe eseguite, quindi sono 3, una sopra gli archetti, quindi uno sopra il giro ultimo degli archetti e 2 per tutto il perimetro. Vedete, io ho già sistemato i marcatori, ho contato, sono 2, 4, 6, quindi 60 punti per lato, considerando proprio le 2 metà di tutto il corpo borsa. Ora sono 60 da questa parte e 60 dall'altra. Con la fodera e lo scampolo che sto realizzando adesso monterò 60 punti per parte in modo da riuscire ad agganciarmi direttamente al bordo della borsa. Creata la fodera, ho diviso in 60 punti per lato tutto il mio lavoro. Tenendo la parte bella interna, perché sarà quella che si vedrà, sto iniziando a creare il punto festone su cui aggancerò le mie magliette. Dopo aver sistemato lungo tutto il perimetro della fodera il punto festone, vedete il video sul mio canale che vi spiega come farlo, ho iniziato a fare tutto un giro di punti bassi dentro ogni archetto del punto festone. In questo modo, tenendo anche il numero ogni 5 coi marcatori, sto cercando di mantenere lo stesso numero e quindi 60 magliette e 60 magliette che mi servono, ripeto, per agganciarli poi al bordo della mia borsa. Concluso la fodera interna,
e dopo un giro di punti bassi ho anche inserito un giro di mezzi punti. Vedete, io ho lasciato tutti i marcatori perché mi sto aiutando a mantenere il conteggio delle 60 catenelle per parte. Ci sono e le tengo fin quando non aggancerò definitivamente la fodera alla mia borsa. Col senno di poi, guardando anche la misura della fodera che mi è venuto, a questo punto sul perimetro di base, sul corpo della mia borsa, decido di salire ancora un pochettino. Quindi penso che a questo punto stavo ragionando, non mi piace troppo fare un bordo spesso, cioè questa serie di righe a punti bassi, non mi piace troppo riproporlo come bordo, quindi farò un giro di archetti, sempre di 3 catenelle e sempre entrando come il resto del pattern ogni 3. Anche perché così mi lascia la possibilità di lasciare appunto un foro ed eventualmente inserire un nastrino o qualcosa. Sopra gli archetti faccio nuovamente una riga di punti bassi, giusto per definire la chiusura del mio corpo borsa. Quindi ecco, sì, adesso concludo con questi archetti e col giro dei bassi. Poi prima di attaccare la fodera, io per comodità adesso ho utilizzato i marcatori per vedere appunto se è giusta l'ingombro, mi dedicherò alla tracolla, alla maniglia, ma andiamo con ordine, prima concludo la parte della borsa. La bretella per la mia borsa è proprio basica. Ho montato una catenella di 60 maglie sulla quale ho realizzato 6 righe a punti bassi. Vedete qua poi 2 anelli, facevano parte di un corpo tenda, sono in legno e quindi lo utilizzo per agganciare la mia bretellina alla borsa. Come? Intanto dovrò fissare i miei anelli su ogni lato, quindi esattamente inserirò e aggancerò in questo modo i miei anelli. Quindi una porzione di strisciolina viene utilizzata per agganciare il mio anello. Quindi valutate voi quanto lunga volete fare la bretella. Ovviamente anche da questa parte avrò il mio anello. Una volta che ho sistemato l'anello, chiudo e quindi aggancio i 2 lati uno con l'altro. In questo modo, ovviamente qua sarà chiuso, quindi qui aggancerò tutta la mia strisciolina su se stessa fino ad arrivare da questa parte dove avrò la chiusura dell'altro anello. In questo modo diventa spessa tutta la mia bretella. Se la volete più spessa e se la volete più grande, ovviamente aumentate le righe e trovate un anello consono se utilizzate questa realizzazione, perché poi diventa tutto più grande ovviamente. Una volta completata questa parte, farete sempre un'altra strisciolina un po' più piccola per affrancarla da questa parte, perché sarà poi il lato che andremo a posizionare sul corpo borsa. Andiamo per gradi, prima chiudiamo questa parte e poi proseguiremo con agganciarla al corpo borsa. Qui vedete già la maniglia, la mia piccola bretellina fatta.
vedete qui, chiuso sotto, e ha preso questa consistenza spessa. Ora dobbiamo attaccarla alla nostra borsa. Quindi la mia maniglia, la mia piccola tracolla, ha incorporato questo anello che è completamente chiuso, non ha la possibilità di apertura. Come avevo anticipato, quindi per bloccarlo al corpo borsa ho realizzato un'altra piccola strisciolina che andrò a inserire dall'altra parte dell'anello. Questa volta ho montato una catenella di 16, considerando 8 maglie per parte, quindi 8 più 8, e anziché fare 6 righe di larghezza stringa, soltanto 3 a punti bassi, proprio perché non devo arrotolarla su se stessa ma lasciarla piatta. Questa piccola strisciolina sarà poi agganciata sul lato della borsa. Ho lasciato anche parte di filo in esubero, così andrò a posizionarmi su quello che è il mio corpo borsa e laddove ho le strisce piene del pattern, le mie righe a punti bassi. Siamo così arrivati alle ultime fasi della nostra borsina. Dobbiamo agganciare la nostra bretellina ed inserire la fodera. Prima di inserire la fodera ho agganciato le 2 strisce più piccole che terranno dentro l'anello della mia bretella. Quindi per il momento ho agganciato solo la parte esterna, vedete? Soltanto in prossimità della mia metà della borsa, vedete? Ho sistemato un lembo della mia strisciolina, quello più esterno. Quello più interno, una volta che sarà inserito l'anello del manico, verrà agganciato sul retro. Lo farò successivamente all'inserimento della federa, o meglio, fodera. Dunque, la fodera sarà inserita ovviamente con a vista la parte migliore, la parte più esterna angolare, per l'appunto in prossimità del lato estremo, e poi piano piano, e adesso in corrispondenza anche dei marcatori che mi segnano anche il numero delle maglie, aggancio le magliette. Utilizzo uncino e filato, quindi gradualmente adesso unirò le maglie tra loro. Ho inserito la fodera dentro al corpo borsa e mi sono posizionata sul marcatore del lato. Qui sono le prime maglie in cui inserirò il filato e parto quindi proprio da queste 2 maglie sul lato più interno. Bene, mi posiziono col filo internamente con l'uncinetto, quindi che prende le magliette interne, tiro su il filo, tengo bello stretto così non mi tiro dietro tutto il filo, tiro su e chiudo la prima maglietta. Ora gradualmente entro in quelle successive. Questa è la maglia più interna, questa è la maglia che vedo,
la prendo dalla parte più interna, tiro su tutto il filo e chiudo in un'unica maglia. Ancora, e proseguo in questo modo a girare tutto intorno al perimetro. Qui si forma l'aggancio e un'ulteriore riga di punti bassi, perché io prendendo una maglia, agganciandomi con l'altra, tiro sul filo, non entro facendo un bassissimo ma un punto basso, chiudendola insieme. Gradualmente la mia fodera si unisce al corpo borsa, lasciando anche un perimetro di magliette piacevoli da vedersi. Ecco, quando inserite l'uncino, attenzione, non è questa maglia che si vede, ma giratela così prendete la parte giusta e corretta. Proseguiamo in questo modo. Andiamo avanti un altro pezzettino, così vi faccio vedere come viene. Ok, altra maglia, guardatela così, prendetela sotto, tirando sul filo chiudiamo nel punto basso. Così forse si riesce a vedere meglio. Chiudo insieme. Ancora, soltanto la parte interna. Quindi attenzione, no questa, ma questa. Vediamo dietro, si chiude perfettamente col perimetro della fodera. Voglio farvi vedere come è venuto, completamente bloccato. Questa qua è la parte interna, questa qua è la parte esterna, vedete la riga di punti bassi che si è formata, carinissima. La rifinitura è proprio molto carina. Avendo iniziato il giro proprio sotto al lato dove c'è l'aggancio della mia maniglia, l'ho chiaramente concluso da questa parte. Per fortuna le maglie erano giuste, quindi non ho avuto problemi di conteggio. Adesso nascondo il filo dentro e l'ulteriore step sarà quello di agganciare anche l'altra strip internamente, ovviamente mettendo dentro l'anello della mia bretella. Tolto tutti i marcatori, molto carina. E voilà, la nostra borsa inizia a prendere decisamente un gradevolissimo aspetto. L'ultimo passaggio quindi è stato quello di ancorare definitivamente la bretella. Vedete la parte più esterna, vediamo messo a fuoco, ecco qui,
Sembra un tutt'uno col corpo borsa, questo esterno e anche la parte interna, vi faccio vedere, completamente assorbita nella trama della lavorazione. Anche la fodera interna è venuta veramente molto carina e già così si potrebbe benissimo utilizzare senza problemi, la si potrebbe definire conclusa. Ma io ho intenzione di aggiungere degli altri piccoli particolari per renderla un po' più stilosa e anche utile. Innanzitutto aggiungere un piccolo nastrino, un cordino che possa passare attraverso gli archetti fatti. Quest'ultima riga, vi ricordate gli archetti? Ecco, adesso possono servire per inserire anche un foulard, se volete cambiarlo tutte le volte a secondo del vostro outfit, in modo tale da poter eventualmente stringere la borsa e darle una chiusura. Inoltre ho intenzione di realizzare un piccolo portaoggetti tipo portacellulare, portafoglio da inserire internamente, visto che non ci sono tasche chiuse. Ecco la mia borsa estiva terminata, è venuta veramente molto graziosa, sono felice del risultato ottenuto. Ho inserito nelle ultime parti, già come vi anticipavo, tutta una catenella che circonda negli archetti la parte finale della borsa, vedete, la si può stringere e chiudere a piacimento. Catenella abbellita dalle mie perline di legno smaltate e anche il pezzo che ho fatto separatamente. Chiamarlo pezzo è un po' offensivo, visto che è una carinissima pochette di cui vi lascio il video da parte per la sua realizzazione. Anche questa con le stesse perline della mia borsa, agganciata, infilata molto semplicemente nella sua catenella direttamente nell'anello di bretella. È veramente un risultato che mi ha divertito. Sono felice del risultato ottenuto, come vi dicevo. Spero che abbia divertito anche a voi e spero che vi piaccia il risultato. Ditemi la vostra, sono ansiosa di leggere i vostri commenti. So che di borse ne vedete tantissime, so che ci sono tantissimi modelli nel web, ma questo è, come dicevo, il mio suggerimento completamente fatto creandolo da una mia idea passo per passo. Quindi non lasciatemi e vi aspetto per altri divertenti video. Un saluto a tutti da Fulvia.